Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi dello switching system della Red Special. Questo video probabilmente sarà più interessante per chi è appena approcciato a questo strumento, che magari rimane disorientato alla vista dei numerosi switch presenti su questa chitarra. Vi spiegherò il funzionamento dei 6 switch presenti sulla Red Special, inoltre vi mostrerò come calibrare il volume in base al pezzo che stiamo suonando oppure al suono che desideriamo ottenere, ed inoltre analizzeremo alcuni pezzi delle canzoni più famose per capire quale configurazione è stata utilizzata, quindi buona visione! Bene, cerchiamo di capire innanzitutto a cosa servono i 6 switch presenti sulla Red Special. Sono divisi in due file. La fila superiore, quella più vicina alla leva del tremolo, controlla l'accensione e lo spegnimento di ogni singolo pick-up, mentre la fila inferiore, quella più vicina al bordo della chitarra, controlla la fase di ogni singolo pick-up. Gli switch poi sono divisi per pick-up, quindi questi due controllano il pick-up al ponte, quelli centrali appunto il pick-up centrale e questi altri due il pick-up al manico. Per accendere o spegnere un singolo pick-up basta agire su un selettore di questa fila. In questo caso abbiamo acceso esclusivamente il pick-up al ponte. Se facciamo così abbiamo acceso il pick-up al ponte e il pick-up centrale. In quest'altro modo abbiamo acceso tutti e tre i pick-up insieme. Così sono spenti tutti e tre. Gli switch della fase hanno influenza solo nel momento in cui sono accesi due o più pick-up. In questo caso abbiamo acceso il pick-up al ponte e il pick-up centrale. Se i due switch della fase sono rivolti verso la stessa direzione, la configurazione sarà in fase. Nel momento in cui cambiamo l'orientamento di uno dei due switch, la configurazione sarà fuori fase. Possiamo avere o questa geometria o quest'altra, è indifferente. Prima di iniziare ci tengo a farvi presente che ogni singola configurazione viene molto influenzata dalla pressione che facciamo con la mano destra e dall'inclinazione del sixpence. Tutti gli accorgimenti da prendere, i consigli riguardo l'utilizzo del sixpence li farò su un altro video, un video a parte, in modo tale da farvi una spiegazione più completa. Partiamo dalla più famosa. Sto parlando della configurazione preferita da Brian ed ovviamente ponte e centrale in fase. È una configurazione molto versatile perché semplicemente agendo con la manopola del volume riusciamo a controllare l'ammontare del gain in modo tale da utilizzarla sia in parti solistiche che in parti ritmiche sia distorte che pulite. Vi faccio un esempio. Partiamo con un volume molto basso e abbiamo il classico suono di Under Pressure. Sia tutte le parti pulite che Brian utilizza nelle canzoni, come ad esempio Save Me. Se alziamo leggermente il volume arriviamo ad un terzo circa e grattiamo un po' di più le corde col sixpence, abbiamo il suono di Tie Your Mother Down. Se arriviamo col volume a una metà circa abbiamo il suono di Now I'm Here. Se arriviamo col volume al massimo o poco meno del massimo abbiamo il classico suono dei riff potenti dei Queen come One Vision, Hammer to Fall o la stessa One It All. La stessa configurazione è stata utilizzata spesso anche per le parti solistiche delle canzoni. La prima che mi viene in mente ad esempio è l'assolo di Tie Your Mother Down.
conclusione, con la configurazione ponte e centrale in fase riusciamo a coprire molte delle canzoni dei Queen, perché riusciamo a spaziare dalle parti ritmiche alle parti soliste. Sentiamo un attimo solo l'incremento di gain all'aumentare del volume. Passiamo alla seconda configurazione. Prenderò in esame il setup manico e centrale in fase. Questa configurazione è caratteristica di canzoni molto piene con molti bassi, come ad esempio la parte rock di Bohemian Rhapsody, a pieno volume ovviamente. Oppure in alcuni brani viene utilizzata spesso col tono completamente chiuso e magari col DD amp per ottenere suoni molto morbidi che ricordano magari il suono del violoncello. La prossima configurazione è tutti e tre i pick up in fase. Ho visto che spesso Brian ha utilizzato questa configurazione nelle versioni live di These Are the Days of Our Lives. Io la utilizzo abbastanza spesso quando eseguo questa canzone dal vivo. Solitamente alterno tra questa e la configurazione ponte e centrale in fase, in base diciamo al mio orecchio quella determinata sera, oppure a come risponde l'ambiente al suono. In generale il suono è molto pieno, ricco di armoniche e facilmente controllabile. La prossima configurazione sarà un altro classico di Brian May. Sto parlando della configurazione ponte e manico fuori fase. Questa è caratteristica del primo brano di successo dei Queen, Keep Yourself Alive, oppure Stone Cold Crazy. La differenza tra questi due brani è che in Keep Yourself Alive, a parte il phaser che è molto evidente nel mix generale, è la differenza di volume. In Keep Yourself Alive Brian utilizza un 50% di volume della chitarra, più o meno, mentre in Stone Cold Crazy ha volume pieno. Questa configurazione suona molto bene abbinata al palm muting, quindi appoggiando leggermente il palmo della mano sul ponte, stoppando leggermente le corde. Sentiamo prima su Keep Yourself Alive, quindi con metà volume, e dopo a volume pieno su Stone Cold Crazy. Ora volume pieno su Stone Cold Crazy. La prossima configurazione suona abbastanza simile alla precedente, ma impiega
tutti e tre i pick up. Sto parlando della configurazione ponte, centrale e manico con il manico fuori fase. Questa è molto utile su canzoni come Dragon Attack, magari col volume all'incirca al 50% o 75%. Parliamo ora del fuorifase per eccellenza, quello che tutti abbiamo ascoltato durante il solo di Bohemian Rhapsody oppure l'assolo di Somebody to Love. Quello che Brian definisce lo screaming setting, ovvero dove la Red Special realmente urla. Sto parlando ovviamente della configurazione manico e centrale fuorifase. Questa viene utilizzata sempre a volume pieno e l'attacco del sixpence deve essere piuttosto deciso. La prossima configurazione che viene utilizzata spesso da Brian, specialmente nei primi album dei Queen, è una configurazione che prevede un solo pick up. In questo caso sto parlando della configurazione con solo il pick up al manico. Questa la possiamo ascoltare durante la prima parte dell'assolo di Brighton Rock. Dunque spero che il video vi sia piaciuto e che soprattutto sia stato utile al fine di comprendere meglio il funzionamento dello switching system della Red Special. Se avete un dubbio, una domanda oppure volete sapere in una determinata canzone quale configurazione è stata utilizzata, lasciate un commento qui su YouTube oppure contattatemi su Facebook, sulla pagina ufficiale di Brian May Italia o sulla mia pagina artista Marco G Di Marco. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e per il supporto che mi date e ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube in modo tale da ricevere aggiornamenti e io vi do appuntamento al prossimo video.